Ciao, sono Davide. Allora, oggi preparerò il guanciale stagionato. Allora, è uno dei salumi molto semplici da preparare, diciamo, fra tutti i salumi, perché con pochi passaggi riusciamo ad ottenere un prodotto veramente ottimo. Ho ordinato del guanciale dal mio fornitore di carne, ne ho presi un paio e andiamo a rifilarli in maniera da approntare il pezzo con la forma classica che ha il guanciale, che vedete su tutti i banchi dei supermercati. Io ne ho presi un paio, eccoli qua, ma prima di cominciare vediamo più o meno da dove viene ricavato il guanciale. Già la parola lo dice, guanciale, quindi si parla di guancia. Praticamente non è altro che la guancia del maiale, diciamo, seguito con anche un pezzettino del collo, ok? Vi metto un'immagine qua per così riusciate a capire bene esattamente la posizione da dove viene ricavato questo pezzo che poi diventerà un salume. Bene, adesso bisognerà rifilare e andare a tirare via tutto quello che non ci occorre per realizzare il guanciale. Allora, cominciamo con uno. Allora, andiamo a tirare via tutta questa parte qua della gola che a noi non ci serve per il momento, che però ricordatevi non va buttato via niente, E poi rifiliamo tutta la parte esterna e anche la parte sopra in questa maniera. Vi dicevo che è un salume molto semplice da preparare perché diciamo già la prima fase basterà soltanto la salatura, quindi è necessario lasciarlo sotto sale 5-6 giorni, c'è anche chi lo lascia di più, però per me sono sufficienti. E poi dopo andiamo con la fase finale, che è quella di aromatizzare la parte di sopra con quello che più vi piace. Io ho degli amici che sono proprio di Amatrice, che loro lo stagionano solo con il peperoncino sopra e poi gli danno quella leggera affumicatura. Hanno un ambiente dove possono mettere il guanciale ad affumicare e gli danno ma una leggera affumicatura da dargli un gusto, una marcia in più, diciamo, da dargli una marcia in più al guanciale. Bene, l'abbiamo rifilato tutto attorno, questo qua è a posto. Andiamo con quell'altro. Io cercherò di spiegarvi come poterlo stagionare in casa, uno che non ha un ambiente adatto, in frigo, diciamo. Perché comunque il guanciale ha bisogno di una stagionatura che va dai 10 gradi ai 16 gradi, ha bisogno di un ambiente fresco e un pochettino umido. L'ideale sarebbe una cantina fresca. Il periodo giusto è proprio fine novembre, da novembre fino a febbraio-marzo per poterlo fare, diciamo, perché è un periodo abbastanza fresco e nelle cantine il freddo in questo periodo c'è, diciamo. Però chi per esempio vive all'estero
che in molti me lo chiedono, che magari hanno dei microclimi diversi dai nostri in Italia, magari hanno più caldo, vi spiego la possibilità, diciamo, di stagionarlo dentro il frigo, perché c'è la possibilità anche di stagionarlo nel frigo. Certo che il guanciale all'aria aperta che ha un gusto leggermente diverso, però vi assicuro che anche in frigo viene piuttosto bene, il risultato è ottimo. Allora, ce n'è uno un pochino più piccolino e uno un pochino più grande. Lo dico subito all'inizio del video, io farò tutta la fase della preparazione fino alla concia del guanciale, però io logicamente ho quello che mi ero messo da parte ed è già pronto, ve lo faccio vedere pronto naturalmente, così evitiamo commenti spiacevoli. Andiamo a tirare via, c'è della carne che non va bene in stagionatura, ci sono le animelle, ho visto, non so se avete notato. Andiamo tutto a rifilarlo intorno. Vedete? Ha preso la forma del guanciale, diciamo, ok? Io direi che siamo a posto così, ci date una controllata. Ecco, come vedete io il pelo non ce lo tolgo qua perché nel guanciale è caratteristico la parte di dietro della cotica che ci sia un po' di setole. Io ce le lascio così sono più caratteristiche. Allora, per quanto riguarda la salatura, io utilizzerò del sale grosso, se avete quello medio va bene anche meglio. In questo caso io ci avevo in casa di questo sale grosso. Non vi do una dose, vi do un quantitativo che sono 2 kg, adesso userò ho 2 guanciali, l'importante è che sia ricoperto dal sale. Ok, lo andiamo a mettere sotto e iniziamo a inserire dentro i guanciali. Li metto dentro una bacinellina perché così se fa l'acqua non vi va a sporcare in giro. Ecco fatto, e adesso le ricopro di sale. Ecco fatto. Perché il sale? Perché il sale andrà ad estrarre tutto il liquido che è all'interno del nostro guanciale e farà in maniera che durante la stagionatura non vada a male il liquido, perché sapete con il passare del tempo se ci rimane del sangue all'interno della carne non spurgata potrebbe creare cattivi odori o cattivo gusto alla carne, quindi per questo motivo viene messo il sale che estrae i liquidi dalla carne. Ci diamo una bella massaggiata in maniera che il sale vada dappertutto. E lo lasciamo 6 giorni, anche 10, comunque per me 6 sono sufficienti, in frigo. Lo lasciate spurgare e ci vediamo alla fine dei 6 giorni. Allora, eravamo rimasti a salare il guanciale, l'abbiamo salato, è stato 6 giorni sotto sale, per me è sufficiente, ma se volete potete lasciarlo anche 10 giorni che non succede niente, anzi è meglio. Allora, prossimo passo prossimo passo, insomma, quello che c'è da fare. Andiamo a prendere il guanciale e lo dissaliamo. Adesso un po' lo tiro via così col coltello. Dovrà risultare leggermente rigido, ok? Rigido, un pochettino rigido, però ancora morbido. Lo appoggio un attimo qua dentro e poi dopo lo andiamo a sciacquare. Allora, per quanto riguarda il discorso dello sciacquare, c'è chi lo sciacqua sotto l'acqua calda,
ma io non apprezzo tanto, userò un po' di vino bianco. Quindi mi sono preparato del vino, una bottiglia di vino, ci do. Ok, lo appoggiamo un attimo qua. E io uso del vino bianco, lo vado a sciacquare bene e andare a tirare via tutto il sale che è rimasto. Bene. Devo anche già prepararmi un pannetto, ma dalla fretta fare queste cose qua ci vuole della calma, anche se questo qua è uno dei salumi, diciamo, molto facile da preparare, perché c'è molto poco da fare una volta messo sotto sale e fatto quello che andremo a vedere. Insomma, si fa abbastanza bene. Allora mi do una liberata e poi dopo procediamo con la guarnizione finale, diciamo. Allora, eccomi qua, io utilizzerò un po' di carta assorbente e vado a tamponare bene 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 il nostro guanciale. Deve essere asciutto. Ecco, lo lasciamo un attimo qua da parte. E facciamo lo stesso procedimento anche con quell'altro. Ecco fatto. Lasciamoli lì che si asciugano bene. Allora, le spezie da metterci sopra. C'è, come vi dicevo all'inizio, c'è chi ci mette solo il peperoncino, c'è chi ci mette solo il pepe. È personale, potete metterci quello che volete, se vi piace di più. Potete metterci il peperoncino, il timo. Io ci metto pepe. Quindi mi sono preparato 40 grammi di pepe, un cucchiaino di alloro, proprio un cucchiaino da caffè, un cucchiaino di timo e un cucchiaino di pepe, che adesso con il mortaio vado a pestare insieme, così si mescolano bene. E poi andiamo a spalmarli sopra il guanciale. Ci do un po' con questo qua perché comunque l'alloro e il timo sono in pezzettini più grandi, un pochettino vanno a ridursi ed è meglio, ecco. E poi si mescolano meglio. Bene, rimettiamo tutto qua dentro, è sufficiente, non esagero. Ok, una volta che il guanciale è bello asciutto, siamo pronti per andare a fare il prossimo intervento. Allora, io mi prendo un vassoio, così non spacciugo dappertutto, li appoggio qua dentro. Comincio col fare, prima di tutto, un buchetto, così abbiamo la possibilità di appenderlo. 1 e 2, proprio qua nella parte più stretta. Poi con un pezzettino di corda che mi ero precedentemente preparato, naturalmente, vado a farci un nodino per poi appenderlo successivamente, ecco. In questa maniera dopo rimarrà
appeso per la stagionatura. Ecco fatto, ci faccio un nodino classico e siamo pronti per andare a speziarli. Allora è arrivato il momento di andare a speziarli. Io prendo un goccino di olio di semi di girasole, mi bagno la mano appena così, mi ungo la mano diciamo e ci do una carezzata sopra ai guanciali, così la concia rimarrà attaccata, non andrà dispersa. Appena, non tanto, io questo qua l'ho sempre fatto e va benissimo. Bene, adesso andiamo a versare sopra il nostro composto. Cercate di coprire bene anche i lati. Ok. Massaggiate bene in maniera che vada ad aderire dappertutto. Sulla cottica non ce n'è bisogno naturalmente. Guardate, abbiamo già fatto. Allora, adesso questi qui li appendete in questa maniera in temperatura ambiente in casa una giornata, in maniera che se c'è ancora qualche cosa che deve sgocciolare sgocciolerà, e una volta fatto ciò, passata la giornata, le mettete in cantina 10, 16, 17, 18 gradi, dai 10 ai 18 gradi, se avete un ambiente così è perfetto. Se non riuscite a metterli in cantina, li riponete in frigo, cercate di metterci un bastoncino che stiano appesi in maniera che non tocchino le pareti del frigo e non si tocchino fra di loro. Allora, questo qua è un salume che fa abbastanza presto a stagionare, dai 30 ai 60 giorni, dipende dal vostro grado di stagionatura che volete raggiungere, insomma dal grado di durezza, insomma vedete un po' voi. Comunque dai 30 giorni in avanti siete pronti per tagliarlo. E come io vi ho detto all'inizio del video, vi faccio vedere quello che ho preparato prima di questi qua, che ce l'ho esattamente qua. Questo è stato 40 giorni ed è bello sodo, non troppo, vedete che ha ancora un po' di morbidezza. Adesso lo andiamo a tagliare e facciamo una prova assaggio, anche perché sono curiosissimo di vedere com'è venuto, di sapere com'è venuto. Vedete? Allora, però prima di tagliarlo metto a scaldare 2 fette di pane, perché mi sembra giusto che dopo facciamo la prova assaggio. Quindi ho già messo a scaldare la piastra. Facciamo 2 fette di pane, giusto per... Ecco, un'altra cosa importante, quando tagliate il pane, usate il coltello coi denti, mai usare il coltello liscio, anche perché c'è il rischio di tagliare. Ok, vado a mettere il pane a scaldare. Ok, ormai il pane è pronto, anzi l'ho girato troppo tardi, andiamo a fare il taglio, andiamo a vedere com'è.
Lo taglio un po' abbondante perché poi dopo io ci farò 3 pezzi, farò 3 sacchettini sottovuoto e me lo conserverò per le varie occasioni, per un mese e mezzo a venire, insomma, così io non lo apro tutto in una volta. Questo è il risultato, veramente veramente strepitoso. Vado a tirarci via la cottica un pochettino. E poi lo andiamo a assaggiare. Io questo qua in cucina a fare la matriciana è favoloso, eh. Poi sapete come l'avete fatto, non ci vuole tanto e in casa viene, provate a farlo, ecco. Allora, vado a tirarvi via il pane prima che si strini del tutto. Mi sono distratto un attimo. Ecco, perfetto, bello croccante. Ci facciamo 2 fettine. Allora, c'è chi ci tira via il pepe sopra, così. Io un pochettino ce lo lascio, anzi ce lo lascio perché mi piace bello saporito. Però andiamo a sentire che gusto ha questo guanciale. Ok. Oh, deve essere uno spettacolo. Wow. Ecco, se lo tagliate anche sottile, ancora meglio, così si scioglie il grasso. Guardate che spettacolo. Ok, ho fatto le mie 2 fette di pane e siamo pronti per fare la prova assaggio. Direi che tranquillamente vado a sentire questo qua, vi dico com'è. Si sente tutto il gusto degli aromi sopra, un po' piccantino, leggermente piccantino, buonissimo, veramente veramente. Se aspettate un attimo che il grasso si scioglie sul pane è ancora meglio. E niente, e io qua faccio un altro assaggio perché ottimo. Mi fermo e chiudiamo il video. Direi che abbiamo detto tutto. Se avete delle domande da fare me le fate qua sotto nell'info box, dove mi metterò le dosi che ho utilizzato, quanto sale, quante spezie, il peso del guanciale e tutte queste belle cose. E vi metterò anche il link alla mia pagina Amazon dove ci sono gli acquisti utili, le cose che utilizzo io qua in cucina, impastatrici e cose, coltelli, roba che utilizzo io. Se volete darci un'occhiata, lì ho messo il link che poi vi porterà nella pagina Amazon. E niente, ringrazio tutti gli iscritti che sono veramente tanti, grazie a tutti. E vi ricordo, per chi non è ancora iscritto al canale, perché vedo che nei commenti un sacco di persone che mi chiedono le cose e non sono iscritte al canale, se vi iscrivete non vi costa niente e per me è un vero piacere. Quindi se cliccate qua vi potrete iscrivere al canale e attivate la campanella. Un saluto da Davide e ci vediamo presto in un'altra video ricetta. Ok? Ciao a tutti!